la moltitudine di punti di vista, di tutte quelle specifiche, di tutti quei dettagli, di tutti quei bisogni, di tutte quelle necessità che abbiamo in maniera soggettiva e che percepiamo soggettivamente, ci creano disagio. E noi in pratica cerchiamo spasmodicamente di trovare una sorta di normalità. Quali sono gli standard? Che cos'è che dovremmo fare per vivere una vita ben spesa, buona, fruttuosa, che ci dia modo di esprimere noi stessi? E lo facciamo attraverso appunto il concetto della normalità. Ora, su questo concetto ci sto scrivendo un libro e mi sta prendendo diversi mesi, perché ci sono tantissime cose da scrivere e appunto ogni punto di vista genera, crea e ha bisogno di una sua normalità. Guardate per esempio il luogo dove sono, Kata-Beach a Phuket. Se io lo faccio vedere a una persona che non è mai venuta in Thailandia, mi dice che è una bellissima spiaggia. Se io lo faccio vedere a una persona che ha visto le più belle spiagge delle Filippine, mi dice che probabilmente sì, è bella, ma non così entusiasmante. Se lo faccio vedere ai thailandesi che lavorano qui giorno e notte, mettendo gli ombrelloni abusivi, mi dicono che per loro è solo un luogo di lavoro, ma potenzialmente è sempre lo stesso luogo. Quello che cambia è il nostro punto di vista. Ora, cercare spasmodicamente di essere normali, di rientrare nella norma, di accontentare quello che si presuppone dovrebbe essere, è da una parte un'esigenza fondamentale per essere accettati, dall'altra parte è una condanna imminente e in qualche modo lo stiamo vedendo anche con tutto quello che è l'avvento della intelligenza artificiale. Perché? Perché in qualche modo noi deleghiamo a qualcun altro il set di risposte che si presuppone dovrebbero darci. Poi però ci sorprendiamo se quando cominciamo a creare un dialogo un po' più intenso, diciamo un po' più personale, con l'intelligenza artificiale di turno, escono fuori risposte che sono potenzialmente diverse rispetto a quelle che ci potrebbero dare se avessimo un altro account o se avessimo impostato il lavoro appunto di relazione in un altro modo. Questo è un altro dei, diciamo, milioni di paradossi che noi nella nostra vita attraversiamo costantemente. Cioè, la voglia di appartenere a un gruppo per sentirci protetti, la voglia di avere delle regole per sapere che cosa fare, come condurre la nostra vita, e dall'altra parte il senso di schiavitù, la voglia di libertà e questa sensazione di essere sempre all'interno di una gabbia dalla quale non si può uscire. Ora, la bella notizia è che tu puoi fare quello che vuoi, ma sai come farlo? E soprattutto lo sai quello che vuoi? Perché molte persone pensano che quello che vogliono sia esattamente quello che gli hanno detto di volere, e lì è un paradosso nel paradosso. Se sei invischiato in questo tipo di problemi, se non ti senti libero di affrontare la tua vita come ritieni tu giusto, allora questo è il momento di contattarmi, perché mi occupo di problemi esistenziali nel senso dell'esistere, dell'esistenza, praticamente in modo quotidiano. Poi, visto che ve l'ho detto, spero di finire questo benedetto libro sulla normalità, perché almeno potrò entrare nello specifico in questi temi e magari qualcuno se ne esce anche fuori da questi grandi paradossi. Però sappiate, e questo è un altro dei paradossi, sappiate che i paradossi non vanno risolti, ma vanno accettati come sono per far sì che possiamo rimanere in un contesto duale e continuare a fare esperienza. Di questo ne ho parlato in diversi video sulla coscienza, sulla virtualità, sulla dualità nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube. Se ti interessano vatteli a vedere. Io adesso finisco questa passeggiata rapida perché oggi sono con i tempi stretti e poi ho una serie di clienti con cui fare dei bei lavori.
Da Catapiccio vi saluto, buona giornata.